Bella ragazzi! Bella ragazzi, ci è arrivato un tornio. Ultimamente sul web uno dei termini più cercati è proprio mini late, mini tornio. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, partiamo da questo, che è la vaschetta, i trucioli. Poi abbiamo le istruzioni con un fusibile di scorta. Una scatoletta che apriremo dopo col suo manico. Io però un'occhiata ce la darei. Dai. Così al volo. Poi magari tutte le cose. Oliatore. Questa sembra chiavi del mandrino. Altre cose che poi i vari pezzi della manopola, cose da girare, gli ingranaggi per filettare. Allora ingranaggi un po' ce ne sono, chiavette in mezzo agli ingranaggi. Sì. Piedi, chiavi qua dentro, sarà la contropunta, un cacciavitino, vediamo se è la contropunta. Fatemi vedere. Sono curioso anch'io. Sì, dal peso, da come si muove. Eccola qua, contropunta. Ok, poi abbiamo questa. Ha preso parecchi colpi la scatola, ma abbiamo visto che è imballata molto bene. Che è una torcia magnetica, direi. Sì. Tac. Con pila ricaricabile 18650 e il carichino. Attenzione, qua manca l'adattatore, però si rimedia. È un po' americano. Non c'è problema. Vuol fare l'americano questo torno. Poi abbiamo questa. Scatola tipo strumenti. Eccoli qua, ci sono tutti i ferri da tornitura. Ottimo, c'è anche un troncatore e ci sono anche due utensili da interni, uno per filettare 60 gradi e l'altro per tornire da interno. Per filettare invece esterno c'è 60 gradi. Diciamo che tutti gli attrezzi di base ci sono. E ora direi che lo togliamo dalla scatola e ve lo facciamo vedere poi sul banco. Lo abbiamo finalmente messo sul banco e abbiamo tirato fuori un po' di roba. Siamo piacevolmente stupiti perché abbiamo visto sulle istruzioni che c'era ancora un modello con gli ingranaggi di plastica, ma qui ci sono quelli di metallo. È una macchina molto pesante, ma non è uno svantaggio, anzi è un vantaggio per tutte le macchine utensili, soprattutto le fresatrici, ma anche i torni, perché questo ci evita che possano vibrare sulle lavorazioni un po' più gravose. Come abbiamo detto è 350 mm sulle punte, quindi riusciamo a lavorare pezzi anche di una bella lunghezza, e 180 mm il pezzo tondo più grande che si può montare sul mandrino. Che non deve toccare qua e passa un 180 mm di diametro. Il fornito la sua contropunta. Ok. MT2. Qui poi ci sono tutti gli adattatori eventualmente anche per i mandrini, per fare i fori. Qualcuno dirà come si fa poi a togliere? Basta svitare. Esatto, basta tirare indietro, automaticamente esce. Sì, con tutti i trucchi è vero che chi non ha mai usato un tornio magari non sa. Qui si può bloccare. Una cosa comodissima, che il mio non ha. E neanche il mio ce l'ha, il bloccaggio rapido della contropunta. Track e si blocca. Invece tutti gli altri hanno la scanalatura qui con la chiave da stringere. Un angolo piccolo, una cosa antipatico. Menosa. Sì, menosissima. Poi un'altra bellissima. Un'altra bellissima, vieni di qua che te la facciamo vedere. Questo meccanismo qui. Folle, sinistro e destro. Questo qui ci permette di far girare la madrevite a sinistra o a destra, cioè in direzione concorde o discorde rispetto al mandrino, per cui possiamo anche filettare
compassi sinistri oltre che compassi tradizionali destri. Che il mio non ce l'ha. E neanche il mio ce l'ha. Infatti Sarà volevo bellissimo. poi andare a vedere il meccanismo che c'è qua Praticamente, normalmente per copiarlo. sta così e l'ingranaggio questo che va a muovere questo ingranaggio che a sua volta va a muovere questo. Se noi mettiamo così invece va a muovere questo ingranaggino che va a muovere questo facendo, perché in mezzo c'è un ingranaggio, gira al contrario e quindi inverte tutto il movimento. Poi cos'ha? Queste qua sono calamite e qua c'è un sensore della velocità che serve sia a dare al display la lettura della velocità effettiva a cui sta girando, ma soprattutto c'è un sistema di controllo feedback della velocità che quando va sotto sforzo scende la velocità, se ne accorge e dà più potenza al motore per mantenere costante la velocità. Sì, potenza abbiamo detto è 550, 550 watt. che è già una bella potenza. Sì, ad esempio però. il tornio quello là che è grosso è 750. Sì. Il mandrino è da 100, è fornito con le morse con le griffe sia da interno sia da esterno per poter prendere pezzi dall'interno o appunto dall'esterno. Cosa serve un tornio Poi. per chi non l'ha mai usato? Non so cos'è. Si possono fare pezzi come questo, si può fare il filetto, si possono tornire con precisione dei diametri partendo da una barra d'alluminio in questo caso. Si possono fare filettature, zigrinature, godronature. Sì. Si possono fare pezzi conici perché questa è possibile inclinarla, quindi fare pezzi Facendo girare quella maniglia lì si sposta su un asse inclinato, quindi si può fare un cono così, o se si regola così può fare un cono così. La cosa bella del tornio è che chi ha il tornio può costruirsi i pezzi per il suo stesso tornio. Per assurdo, se uno si volesse costruire la contropunta se la può costruire, o altri accessori, o rifarsi alcuni pezzi, le maniglie. Questi sono praticamente è avere due torni perché... con un tornio e una fresa si possono costruire un altro tornio Sì. e un'altra fresa. Poi qui abbiamo una sicurezza, che è questa molla qui, che sembra una cosa stupida ma non lo è, perché spesso Quindi ci nel si può... contempo vi facciamo vedere un'altra sicurezza, c'è uno switch che togliendo questa protezione ferma tutto. va a disalimentare proprio tutta la macchina, quindi siamo sicuri. Questo è per evitare di dimenticarsi la chiave nel mandrino, ce la fa saltare fuori piuttosto cade per terra. Sì, Anche se facciamo dei pezzi che li muoviamo, che mettiamo la chiave che ci rimane sotto, questa può succedere se uno si impedisce dimentica che- la chiave qua, non avesse quella molla, si dimentica la chiave qua, mette in moto la chiave, minimo picchia magari qua, rovina le guide, se nell'altro senso spacca questo, ma può saltare via e finirti in faccia una chiave. È già successo con torni grossi che una chiave grossa di un tornio dove sono ammazzato una persona, diventano volata dei attraverso proiettili. l'officina. Poi il pulsante di accensione e spegnimento ha anche la possibilità di fare fungo di emergenza, per cui questo si può azionare anche in caso di difficoltà con un gomito, con la testata, con qualsiasi cosa. Sì. Poi abbiamo la regolazione della velocità e il senso di marcia del motore, che quindi può girare in un modo o nell'altro, indipendentemente da quello che abbiamo detto prima della vite madre. Allora, qui abbiamo, che non si vede quasi mai, la lubrificazione anche della meccanica del mandrino. Ci sono anche qui gli ingrassatori per le guide, Anche lì sul supporto quella della vite. madrevite, e ovviamente poi sia col tempo, ma tutte le macchine, è una cosa che succede su tutte le macchine utensili, si formano dei laschi che si possono tranquillamente regolare, quindi in questo caso qua, questo lasco qui si va a riprendere mollando questa, si avvita, si stringono i dado e controdado, si ristringe. Se un giorno prendesse l'asco anche questa slitta qua, questo carrello ad esempio, qua ci sono invece le regolazioni dei lardoni, e anche qua, E anche quelle, sì. che praticamente si stringono sulla coda di rondine. E niente, proviamo a accenderlo. Proviamo ad accenderlo. Dai, Ok. velocità al minimo, fermo. (300 giri, 330).
È anche abbastanza silenzioso. Sì. Arriviamo a 1000 giri, 1040. 1760. 2300, 2330. Facciamo la prova della monetina. Le vibrazioni. Alza. Direi che è bello bilanciato, eh? Sì. Sì. È un tornio da casa questo. È un tornio che è pesante, però è piccolo. Alza che voglio provare in 2 persone si trasporta benissimo. Ecco. Sì. Anche io voglio provare un'altra cosa. Questo qua è vero, bisogna sbloccarlo. Non si fa, però se dovessi fare, sì. Funziona. Allora, c'è anche un fusibile. E c'era, sì, nella busta c'era un fusibile di scorta. Questo probabilmente, se facciamo qualche manovra, magari partiamo con il mandrino che si blocca un pezzo, sì, e si tiene per troppo tempo, per evitare che si bruci il motore, si sacrifica il fusibile e si ricompra. C'è anche una cinghia di cambio, cinghia dentata tra albero del mandrino e canotto del mandrino e motore. Poi, parte l'oliatore, quasi, proviamo un attimo. Proviamo a montare nel testare questo, proviamo a montare un pezzo, però prima facciamo una cosa. Prendiamo un utensile di questi. Sì. Questo, ad esempio, per il classico utensile. Sì. Ora bisogna vedere, per chi non lo sa, ci va la brugola per la chiavetta. Credo sia questa. Sì, è lei. Perché l'altezza della punta di questo piano qua, in questa zona qua, perché sale così il piano, di questo deve sempre trovarsi alla stessa altezza del centro della punta. O si va lì, oppure si mette un pezzo tornito, si tornisce un pezzo a punta e si va qua per... Però la contropunta allora, è comoda. facciamo una cosa. Adesso lo fisso un attimo qua. Poi qua tutto un sistema di scatti. In senso, sì. Così. Andiamo. Possiamo anche sì, avvicinare la punta, facciamo prima. Blocco. Allora, adesso qua per... aspetta un po', da fare diverso. Bisogna andare più vicini, possibile così. Un po' troppo. E poi giriamo. Così. Mi sembra proprio che siano già... di qua, sì. Sono già regolati, forse un filino, perché poi si può lavorare di spessori, pezzettini di lamierino di vari spessori sotto, usando utensili di diverse dimensioni. Si porta sempre con degli spessori l'altezza di questo al centro. Abbiamo messo su un pezzo di ferro un po' arrugginito e accendiamo il tornio partendo sempre con la velocità al minimo. Allora niente, ripartiamo che ci va questo. Ok. Diamo un'altra passata, andiamo più su di velocità, che ferro dolce questo, quindi facciamo l'esterno, ok, ora passiamo alla velocità
Devo vedere una cosa. Regge anche sotto sforzo, lo mettiamo di nuovo. Ecco, abbiamo messo una barra d'ottone di piccolo diametro, materiale tenero, possiamo andare su di giri, vediamo un po'. Al massimo. È ben centrato perché resta un puntino piccolo, quindi l'utensile come altezza è già... Ora, scusate, dobbiamo un po' fare una passata di piccolo spessore, come si comporta. Lì è dove sono entrato con l'utensile, continuiamo. Vediamo un po' come una passata profonda. Una passata qua e poi dobbiamo andare, no, così, ecco, non esageriamo perché, ok, togliamo questo pezzo. È rimasto un cosino che lo eliminiamo subito facendo così. E poi fino adesso vi abbiamo fatto vedere la tornitura con questo avanzamento a mano, però se il pezzo è un po' lungo e non si può stare lì a seguire, possiamo inserire il sistema avanzamento automatico tramite questi ingranaggi che riducono parecchio il movimento della vite rispetto alla rotazione, perciò fanno girare la vite madre che è questa qui, e innestando questo il carrello si muoverà verso il mandrino. Proviamo. Allora, innesto. Si può anche fare una passata al contrario per la finitura. Adesso proviamo così. Ovviamente ve l'abbiamo fatto vedere col coperchio aperto, ma per praticità, per questioni di riprese, ma voi tenete sempre il coperchio chiuso, mi raccomando. Adesso facciamo una cosa, passiamo alla filettatura e cambiamo gli ingranaggi. Adesso proviamo a fare una filettatura. Per fare una filettatura dobbiamo decidere il passo. Qua ci sono, segna 4 ingranaggi, E, A, B, C e D. Per fare il passo che vogliamo, qua ci sono i passi, non è necessario fare nessun calcolo perché ce lo dice già questa tabella. Vogliamo un passo 1,25 come ad esempio la filettatura M8 normale o la M10 serie passo fine. Il passo è 1,25. Ci dice che nell'ingranaggio A, quello più in alto, dobbiamo mettere un ingranaggio da 40 denti che farà girare l'ingranaggio B che è da 60 denti, attaccato all'ingranaggio B sullo stesso asse c'è l'ingranaggio C da 50 denti che fa girare l'ingranaggio D da 40 denti che aziona la vite madre del tornio. E ce l'abbiamo qua, abbiamo 40, già 60, 50, preparato 40. Gli ingranaggi. Apriamo, praticamente sono il piccolo in alto da sostituire, questo
quest'altro qua che è collegato a questo, sullo stesso asse qua, e questo. A catalogo abbiamo due tipi di tornio, c'è quello come questo che ha gli ingranaggi in metallo e c'è quello che ha gli ingranaggi in plastica, e dipende sempre, come abbiamo detto, qualsiasi macchina utensile che si acquista la si acquista in base a quello che si deve fare. Ovviamente quello di metallo va bene per tutto, se prendete quello con gli ingranaggi in plastica è consigliabile usarlo per materiali teneri come PVC, Teflon, alluminio e cose del genere, e senza stare a lavorare su pezzi di grande diametro e facendo lavorazioni troppo gravose, perché tutto va a calcare poi sugli ingranaggi nel trascinamento del carrello. Allora iniziamo la lavorazione facendo uno scarico alla fine della nostra filettatura. Ecco, abbiamo montato un utensile professionale. La cosa bella di questi torni è che poi hanno le misure standard e quindi potete poi anche col tempo, quando diventate un po' più esperti, prendere anche attrezzature un po' più professionali. Ora con un pennarello coloriamo il pezzo, così vediamo anche la prima passata se viene corretta, riduciamo la velocità, così vediamo anche quando ci appoggiamo. Questo non è un corso di filettatura al tornio, è solamente per far vedere. E ora partiamo con la lavorazione. Ok, prendiamo il segno, torniamo indietro e possiamo fare poi le altre passate. Seconda passata. Ok, 15, andiamo a 21, ecco qua. Poi vabbè, ci sono varie tecniche per fare la filettatura lucida, si può spostare il carrello lievemente di poco per appoggiarsi a un lato e all'altro della filettatura, sono velocità diverse eccetera eccetera. Però ecco sì, con questo tornio si riesce tranquillamente anche a filettare e a farsi tutti i passi, le dimensioni, i diametri che si vuole. Bene, abbiamo visto varie lavorazioni, ovviamente non sono tutte quelle che si possono fare con un tornio. E diciamo che questa macchina è adatta appunto per hobbismo, per modellismo anche. Esatto, sì. Modellismo, sì. Per piccoli oggetti, anche perché la maggior parte delle volte quando serve qualcosa non serve una flangia da 20 cm, ma serve la boccolina, l'oggetto, le cose. E con questo tornio 35 cm fra le punte e queste caratteristiche qua si riescono a fare dei belli oggettini. Ha un prezzo che secondo noi è adatto a questo tipo di macchinario. Poi ovviamente ci sono macchine più grosse e importanti per altri tipi di lavorazioni, anche più professionali, però come hobbismo direi che è una bella macchina. Il mio non ha neanche l'inversione della barra della vite madre. Della vite madre, esatto. E non ci posso neanche filettare sinistro. C'è una dotazione di accessori che a volte vendono solo al tornio senza gli attrezzi, e poi uno gli tocca comprarseli da solo. Direi che è un buon punto di partenza per chi vuole iniziare con questo hobby o chi ne ha necessità. Chi fosse interessato abbiamo uno sconto del 5%, vi mettiamo in descrizione tutti i dettagli, e c'è sia questo con gli ingranaggi di metallo sia quello un pochino più economico con gli ingranaggi di plastica. Come potenza abbiamo qua un 550 watt, ma c'è anche il modello da 700 watt per lavorare magari pezzi un po' più grossi di metallo più duro, tipo
acciai duri, roba simile. E sì, anche lavorando magari a bassa velocità con un Sì. motore più potente si Riesce a riesce tenere, sì. a sfruttare tutta la coppia del motore. A questo punto vi Ci salutiamo. Bella ragazzi! Bella, Bella, ragazzi. ragazzi.